è l'agnello lattante, agnello che non ha ancora brucato l'erba, quindi che ancora si alimenta solo e esclusivamente con il latte della mamma. È un agnellino molto piccolo, molto tenero, però non sempre riusciamo a trovarlo dal nostro macellaio. Dipende naturalmente dal periodo, perché le pecore non figliano tutto l'anno. Altre volte abbiamo la possibilità di comprare l'agnello lattante. L'agnello lattante è un agnello che non ha compiuto ancora l'anno e che ancora si alimenta col latte della mamma, però già bruca l'erba. La differenza tra l'abbacchio e l'agnello lattante sta nel sapore, però diciamo che sono due carni pregiatissime, buonissime, e se hanno un pochino di grasso, quel grasso è un grasso benefico, addirittura che fa abbassare i livelli del colesterolo cattivo nel sangue, e quindi se possiamo mangiare la carne di agnello, agnellino o abbacchio che sia, sicuramente questo ci fa molto bene alla salute. E oggi l'abbacchio lo voglio cucinare seguendo una ricetta di famiglia. Lo facciamo al forno con le patate, un po' di pomodorino, un po' di cipolla, pochi ingredienti per un risultato veramente eccezionale. Una carne morbida, tenera, delicata e sicuramente anche molto interessante, perché in un unico momento noi cuciniamo sia il secondo piatto, ma abbiamo anche le patate di accompagnamento. Le patate io le vado a sbucciare. Seguite il video fino alla fine e quindi vedrete poi che cosa ne faccio delle bucce. Fare l'agnello al forno con le patate è veramente semplicissimo e velocissimo, e vi faccio vedere naturalmente che veloce ci spicciamo e ce ne andiamo. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è tagliare le patate. Queste già le ho sbucciate, non dico pelato perché le bucce effettivamente devono contenere un po' di patata vicino, e le ho messe in questa scodella con dell'acqua. Quindi vedete c'è parecchia parte gialla e la buccia prima l'ho lavata molto accuratamente, ma poi lasciandole nell'acqua queste si continuano a ripulire. Le patate vanno tagliate a semilune. Ho sciacquato per bene le patate e le ho sgocciolate, adesso ci mettiamo l'olio, il sale e il pepe. Mescoliamo e li mettiamo nella teglia. Prendiamo l'agnello, anche questo qui io l'ho lavato e l'ho sgocciolato perché quando il macellaio ce lo taglia in pezzi l'agnello può contenere dei piccoli frammenti di osso e naturalmente ci facciamo male i denti se poi li andiamo a masticare. Mettiamo dentro un pochino di olio, un pochino di sale, ancora pepe, tagliamo la cipolla a fettine sottili, e li mettiamo dentro e mescoliamo. E lo mettiamo sulle patate. Ora dobbiamo tagliare i pomodorini, li tagliamo grossolanamente. Mettiamo un altro pochino di olio. Mettiamo il coperchio. Così coperto lo andiamo a mettere in forno preriscaldato a una temperatura non eccessivamente alta, perché voglio che si cuocia piano piano. A metà cottura vado a togliere il coperchio in maniera tale che sia l'agnello che le patate diventano croccanti. Andiamo.
E proprio perché non si butta via niente, voglio mostrarvi cosa faccio io con le bucce delle patate. È un'idea che io ho copiato a un ristorante romano. Vediamo se l'olio è caldo. Aspettiamo un altro pochino. Nel frattempo ci mettiamo nell'olio un pizzico di sale, così sono anche più saporite e vengono belle croccanti. E dopo 20 minuti le bucce di patate sono pronte, cotte e croccanti. Mettiamoci sopra abbondante pepe e queste veramente sono una delizia.